Ciao a tutti! Nel video di oggi parlerò finalmente di un aggeggio che sto testando da qualche mese e che mi sta dando non poche soddisfazioni in ambito casalingo brassicolo. Sto parlando di Openhard Beer. Sono sicuro che molti di voi già conosceranno il progetto perché ne avranno sentito parlare sicuramente sui social oppure l'avranno visto dal vivo al Maker Faire di Roma. Per chi non lo sapesse, Openhard Beer è un sistema di controllo basato su Arduino per condurre in modo automatizzato ammostamento e bollitura. Si tratta di un progetto italiano open source che deriva direttamente da un altro progetto australiano stavolta chiamato Brauduino, nato come controller del clone del più famoso Braumeister. Il team di sviluppo in questi anni ha fatto un lavoro durissimo, adattando il codice ai propri scopi, risolvendo parecchie imperfezioni e bug e traducendo il tutto in 7 lingue. Questo team è composto da più padri fondatori, ognuno col suo campo di competenza, e vanta la collaborazione di numerosi homebrewers sparsi in tutto il mondo. Ad oggi la versione più recente del codice è la 2.8.3. Basta scaricarla, seguire le istruzioni per collegare i vari componenti e il gioco è fatto. Nonostante questo, sul sito del progetto da qualche mese è disponibile per la vendita una scheda chiamata All-in-One, ovvero questa qui, che è già pronta all'uso. Monta a bordo già un microcontrollore Atmega 328, un buzzer, uno schermo LCD e un convertitore USB seriale. Insomma, dovete solo attaccarla e funziona. La sola scheda all-in-one è in vendita al prezzo di 79 euro, mentre il kit completo, che comprende una sonda di temperatura, un relè allo stato solido, una pulsantiera a membrana e un convertitore USB, costa 99 euro. Vi garantisco che ne vale veramente la pena. Quando mi fu chiesto di provare il codice di Openhard Beer, tutto quello che sapevo è che nasceva come un progetto per pilotare sistemi RIMS con metodo BAB, insomma una sorta di clone del Braumeister, e non vi nascondo che il mio primo pensiero fu quello di dichiararmi non interessato, perché ero passato all'All Grain classico già da qualche tempo e non ero intenzionato né a tornare al BAB né tantomeno a costruirmi un clone del Braumeister. In realtà però ho scoperto che questo progetto da quella base di partenza si è evoluto enormemente. Nella documentazione infatti si può leggere che Openhard Beer è capace di gestire diverse situazioni e impianti, non più solo elettrici ma anche a gas e a più pentole. Tutto questo grazie alle modifiche apportate al software da Massimo Nevi, lo sviluppatore software del progetto. A conferma di questa cosa, il team di Openhard Beer ha recentemente dichiarato di essere al lavoro per adattare questa piattaforma a sistemi Grandfather e Klarstein. Ma cosa rende un sistema come Openhard Beer preferibile ad un classicissimo termostato cinese come ad esempio l'STC1000? Un termostato normale funziona accendendo un elemento riscaldante quando viene rilevata una temperatura inferiore al target. In pratica fa quello che faremmo noi accendendo o spegnendo il fornello sotto la pentola. Questo tipo di controllo però non è preciso perché introduce delle oscillazioni dovute alla deriva termica e tutto questo va a discapito del nostro controllo sulla fermentabilità del mosto. Openhard Beer invece è molto più preciso perché sfrutta le librerie PID di Arduino. Ora, del PID se ne è sempre parlato, ma in realtà pochi sanno a cosa serve e come funziona veramente. Un PID garantisce una ripetibilità del mesh certa al 99% in linea teorica, perché funziona regolando l'uscita del nostro sistema per reagire ad un certo errore. Questo significa che se regoliamo il target di temperatura a 68 gradi, un PID ben tarato non si sposterà di una virgola da quel target. L'unica cosa brutta del PID è che necessita di essere tarato. E ci sono 4-5 variabili che bisogna regolare a puntino per avere una risposta quanto più stabile possibile. Tuttavia, una volta settate queste variabili, non dobbiamo più preoccuparcene, a patto di non apportare modifiche sostanziali al nostro impianto, ovviamente. Oltre a questo, HardBeer ha tante altre funzioni, come ad esempio la possibilità di memorizzare fino a 10 profili di mesh diversi, luppoli inclusi, e di richiamarli in qualsiasi momento per l'esecuzione. Ha una funzione di partenza ritardata, grazie alla quale è possibile preparare tutto la sera precedente e ritrovarsi la mattina con l'acqua pronta per il mesh-in. In generale garantisce un mesh completamente automatizzato in cui l'intervento umano è richiesto solo quando serve.
Siccome questo progetto mi piace sempre di più, ho deciso di girare altri video sull'argomento. Innanzitutto una videocotta per farvi vedere come funziona sul campo questo aggeggio e poi un tutorial per effettuare al meglio la taratura del PID. Come al solito troverete i link a questi video, una volta pubblicati, qui da qualche parte. Nel frattempo ricordate di lasciarmi un commento con le vostre impressioni e un mi piace se il video vi è piaciuto. Ciao a tutti!